Ho già trattato i diodi in altri video. Il loro comportamento basilare è semplice. Permettono il passaggio della corrente solo dall'anodo al catodo, e non nel verso contrario. Questo comportamento viene visualizzato graficamente con la caratteristica, utilizzando un piano cartesiano, dove sull'asse orizzontale abbiamo i valori di tensione, e su quello verticale i valori di corrente. In particolare, nel primo quadrante viene visualizzato il comportamento con polarizzazione diretta, cioè col potenziale positivo all'anodo. Nel terzo quadrante, tensione e corrente si invertono, e può essere visualizzato il comportamento del diodo con polarizzazione inversa, cioè col potenziale negativo all'anodo. Iniziamo con l'analizzare il diodo raddrizzatore. Un diodo raddrizzatore ideale presenta la caratteristica ora visualizzata. Si comporta come un interruttore, chiuso con polarizzazione diretta, aperto con polarizzazione inversa. Vediamo. Ovviamente con tensione uguale a 0, abbiamo sempre una corrente uguale a 0. Con polarizzazione diretta, la corrente aumenta senza che aumenti la tensione. Il diodo si comporta come un interruttore chiuso. Resistenza 0. Caduta di tensione 0. Con polarizzazione inversa, abbiamo il comportamento da interruttore aperto. Quindi corrente 0, anche se aumentiamo la tensione. Facciamo un passo avanti verso il diodo reale. Non basta polarizzare direttamente un diodo perché questo conduca. Bisogna raggiungere la sua tensione di soglia. Modifichiamo quindi la caratteristica. Notiamo infatti che fino al raggiungimento della tensione di soglia, la corrente rimane a 0. Ma un diodo in conduzione, purtroppo, non presenta resistenza nulla. All'aumentare della corrente, aumenta anche la caduta di tensione ai suoi capi. Modifichiamo ancora la caratteristica. Vediamo che all'aumentare della corrente, aumenta la tensione, anche se non in modo lineare come in un resistore. Passiamo alla polarizzazione inversa. Nella realtà la corrente non è nulla, ma abbiamo una sia pur piccola corrente inversa. Dobbiamo aggiungere che naturalmente non è possibile aumentare la tensione oltre un certo limite. La tensione di breakdown, ora visualizzata, ovvero tensione di rottura della giunzione, non deve mai essere raggiunta da un diodo raddrizzatore. Vediamo cosa accade alla tensione di breakdown. Notiamo la caratteristica tratteggiata, poiché i valori non sono in scala. Solitamente questa tensione è ben più distante dall'asse verticale. E qui entra in gioco il diodo Zener. Questo componente lavora proprio nella zona non consentita al diodo raddrizzatore. Il diodo Zener deve lavorare tra i punti A e B. Il punto A è chiaramente il limite della zona in esame. Il punto B si trova in corrispondenza della massima corrente sopportabile dal diodo Zener. Il punto di lavoro, notiamo, può tranquillamente variare tra A e B, senza che la tensione vari. Viene chiamata tensione di Zener. Ne deriva che la tensione ai capi del componente rimane costante. Possiamo definirla stabilizzata, così come quella dei componenti che colleghiamo in parallelo. Ricordiamo che ai componenti collegati in parallelo è applicata la stessa tensione. Purtroppo anche qui dobbiamo scontrarci con la realtà. Alla tensione di breakdown, la caratteristica non assume un andamento perfettamente verticale. Quindi la stabilizzazione di tensione che ne deriva non sarà precisa. Siamo arrivati a mostrare la generica caratteristica di un diodo reale. Aggiungiamo che la tensione di soglia di un diodo raddrizzatore al silicio è di circa 0,7 volt. Ad esempio un LED, o diodo emettitore di luce, ha una tensione di soglia più elevata. Al contrario, un diodo Schottky presenta una tensione di soglia più bassa.